Siete pronti a parlare come dei veri italiani? Allora restate a guardare questo video. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video imparerete tantissime espressioni brevi, piccoline, che gli italiani usano ogni giorno e che se usate da voi in conversazione con italiani, state pur certi che faranno rimanere tutti a bocca aperta. Probabilmente conoscete già alcune di queste espressioni, però non vi preoccupate perché vi darò comunque tantissime alternative molto naturali, molto italiane. Ho deciso di suddividere queste espressioni per categorie, in base, insomma, alla situazione di utilizzo. Prima di tutto vedremo come accettare un invito, una proposta. Poi scopriremo come esprimere stupore, sorpresa, meraviglia. Quindi passeremo a come dare un giudizio o reagire a qualcosa e infine vedremo le espressioni più tipiche per concludere un discorso. E ovviamente, lo sapete, alla fine ci sarà un esercizio di ripasso, quindi non andate via. Pronti? Cominciamo. Immaginate questa scena. Un amico italiano vi invita ad andare a mangiare una pizza. Voi come rispondete? Probabilmente direste certo o va bene. E queste vanno benissimo. Però adesso vi darò delle altre alternative più italiane. Ci sto. Questa espressione è veramente bellissima. Ci sto significa ci sono dentro, cioè sono dentro la proposta. Partecipo, accetto, non mi tiro fuori. Ehi, sabato sera andiamo a ballare? Ci sto. Affare fatto. Molto italiana. Affare fatto. Si usa quando ci si mette d'accordo su qualcosa, soprattutto dopo una piccola trattativa. Se mi aiuti con il trasloco, ti offro la cena. Affare fatto. Come dire, ok, siamo d'accordo. Abbiamo stretto un accordo, c'è un affare di mezzo. Come no? Attenzione perché questa è una di quelle espressioni che possono creare confusione agli stranieri, perché a prima vista sembra una negazione, ma in realtà è una conferma molto forte. Mi presti la tua macchina domani? Come no? Nessun problema. Significa sì, non direi mai di no. Ci mancherebbe. Anche questa è meravigliosa e si usa proprio per accettare qualcosa con generosità. Come a dire, figurati, non c'è problema, non ti preoccupare. Ci mancherebbe solo che dicessi di no. Non c'è nemmeno bisogno di chiedere. Posso restare a dormire da te stanotte? Ci mancherebbe altro. Potete usare ci mancherebbe da solo o per renderlo più enfatico potete anche aggiungervi altro. Ci mancherebbe altro. E adesso passiamo alle espressioni della seconda categoria, quella preferita dagli italiani. Esprimere stupore. Già, perché chi conosce gli italiani sa bene
che siamo un po' drammatici, teatrali. E quando qualcosa ci sorprende, lo facciamo capire benissimo. Ma va! Espressione iconica. Ma va! Si usa quando qualcuno dice una cosa che non ci aspettavamo. Sai che Marco si è sposato la settimana scorsa? Ma va! Non lo sapevo! Se il tono è un po' più deciso, ma va, allora assume più un significato ironico, come a dire perché ti sorprendi? Sì, c'è una cosa che non dovrebbe sorprendere. Paolo ha davvero sposato Sonia. Ma va? Stavano insieme dal liceo. È normale. Ma va, come dire, non mi sorprende. Non capisco la tua sorpresa. Sul serio? Sul serio è molto simile a davvero, ma più colloquiale. È anche un po' più enfatica, scherzosa. Ho vinto 500 euro alla lotteria. Sul serio? Roba da matti. Questa espressione è fantastica e si usa quando qualcosa ci sembra assurdo, incredibile, fuori dalla norma, così assurdo che sembriamo quasi matti al solo pensarlo. Ho aspettato 3 ore in fila alle poste. Roba da matti. Ammazza! Questa è tipica di Roma, ma ormai è diffusa in tutta Italia. Esprime una fortissima, una grande sorpresa, spesso positiva. Ho preso 30 all'esame di matematica. Ammazza, complimenti! 30 nelle università italiane è il massimo dei voti possibili a un esame. Il minimo è 18. Prima di proseguire con la prossima categoria di espressioni, vi ricordo, se ancora non avete scaricato il nostro libro gratuito, fatelo subito, è gratis. Lo potete trovare a questo link, lernamo.com/regalo, ed è un po' il nostro regalo per voi per ringraziarvi del vostro affetto, che vuole rispondere a una domanda che riceviamo molto spesso. Graziana, perché si dice bla bla? Ebbene, ho raccolto in questo libro tutte le espressioni italiane in qualche modo relazionate con altri paesi, altre città, e vi spiego non solo cosa significano, ma anche l'origine di tali espressioni. Ad esempio, perché si dice essere una Siberia o perché si dice fare il portoghese, perché si dice maggioranza bulgara e così via. Lo trovate a questo link che vi lascio anche in descrizione. E adesso passiamo a quelle espressioni utili per dare un giudizio o per reagire a qualcosa. Ad esempio, quando volete commentare qualcosa che vi piace o che non vi piace, invece di essere sempre monotoni, ripetitivi e dire bello, brutto, una bomba. Si usa proprio per dire che qualcosa è fantastico, incredibile, sensazionale. Com'era la pizza dal nuovo ristorante ieri sera? Una bomba! Dovresti assolutamente provarla. 2 aggettivi che indicano sempre qualcosa di estremamente fantastico, eccezionale. Spaziale,
tanto incredibile che sembra provenire dallo spazio è divino, tanto bello che sembra creato direttamente da Dio. Come sono le mie polpette? Spaziali. Ti piace questa maglia? Oh sì, è divina. Dà paura. Letteralmente significherebbe che fa paura. Ad esempio, c'era un buio da paura. C'era un silenzio da paura. Ma nel contesto dei complimenti è in realtà un complimento enorme, vuol dire sensazionale, incredibilmente bello. Hai visto il nuovo film di Sorrentino? Da paura, te lo consiglio. Al contrario, invece, cosa possiamo dire? Una schifezza, che indica proprio qualcosa di veramente brutto o di pessima qualità. Com'era il ristorante? No, guarda, una schifezza, non ci torno più. Era tutto sporco e il cibo era immangiabile. Niente di che. Questa alternativa, invece, si usa per indicare che è una cosa normale, nulla di speciale. Insomma, un giudizio educato, poco entusiasta, perché è nella media, quella cosa che stiamo valutando è nella media. Non ci fa impazzire, però non ci dispiace nemmeno. Ti è piaciuto il concerto ieri? Ma niente di che. È durato solo 45 minuti e metà delle canzoni erano in playback. Mica male. Questa espressione è una chicca. Mica male. Significa abbastanza buono, non malaccio. E notate l'uso della nostra parolina magica mica, che appunto significa niente. Mica male, niente male. Hai assaggiato il tiramisù di Marta? Mica male. Davvero buono. Significa, ok, non è forse il tiramisù del ristorante, ma è molto buono, molto vicino in qualità. Mica è proprio una perla dell'italiano. Originariamente in latino mica significava mollica, briciola di pane. Quindi quando dite mica male, state letteralmente dicendo neanche una briciola di male. Tutto molto bene. Bello, no? E ricordate, questa è un'espressione fissa che va usata sempre così per indicare molto buono ma non perfetto. Mica male. Però potete trovare mica in molte altre situazioni e se volete approfondire l'uso di questa parolina potete guardare il video dedicato che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Ed eccoci all'ultima categoria: chiudere o concludere un discorso, una conversazione, un argomento. Cosa dire in modo naturale? E vabbè, vi giuro, io questa la uso 100 volte al giorno, sia al telefono che di persona. Forse non via mail, anche via messaggi. E non è altro che la versione contratta di e va bene. Si usa per accettare una situazione, magari un po' a malincuore, e chiudere il discorso. Mi dispiace, stasera non posso venire. E vabbè, sarà per un'altra volta. Ma, ripeto, non la usiamo solo come risposta, come in questo esempio, la usiamo proprio quando vogliamo anche segnalare che dobbiamo andare via, che per qualche motivo dobbiamo chiudere la conversazione. Immaginiamo che qualcuno stia parlando di quello che gli è successo durante la giornata in ufficio e io dico, vabbè, può capitare. Allora io devo andare adesso. Ci sentiamo, ok? Certo,
se lo fate con qualcuno che non conoscete bene, potrebbe risultare un po' scortese, però con amici o famiglia va bene. Pazienza. Anche questo molto comune e molto informale. Si usa quando qualcosa non è andato come speravamo, ma ce ne facciamo una ragione. Il treno è in ritardo di 2 ore. Pazienza, aspetteremo. Alla fine, questa espressione è veramente utilissima per tirare le somme di un discorso, per avviarsi alla conclusione. Alla fine ho deciso di accettare quel lavoro a Milano. Insomma, una delle parole più italiane di sempre. Insomma, si usa per riassumere quello che abbiamo detto e per concludere un pensiero. Ad esempio, durante una riunione ho parlato di tutto quello che si potrebbe fare per migliorare l'organizzazione della squadra e mi rendo conto di aver parlato troppo, quindi adesso per chiudere posso dire, insomma, quello che voglio dire è che dovremmo organizzarci meglio. E poi passo la parola a qualcun altro. Oppure lo possiamo usare anche quando vogliamo riassumere tutto quello che l'altra persona, il nostro interlocutore, ha detto. Non so, per esempio, insomma, adesso divorzieranno, no? Mi è stato a raccontare di tutti i litigi di Roberto e sua moglie e quindi io per concludere dico, insomma, adesso divorzieranno. E adesso la parolina delle paroline. Tanto. Attenzione, attenzione a questa parolina perché crea sempre molta confusione tra chi studia l'italiano. Perché? Perché tutti conosciamo il suo significato come sinonimo di molto. Oh, ho mangiato tanto oggi. E va bene, ma soprattutto nell'italiano colloquiale, nell'italiano informale, quello della vita di tutti i giorni, usiamo tanto per concludere un discorso esprimendo rassegnazione, accettazione. È un po' come dire perché in ogni caso o anche perché non c'è altra soluzione. Basta, non studio più, tanto non passerò mai questo esame. Sono frustrata. Sto studiando per l'esame, ma mi rendo conto che è molto difficile per me. E quindi dico, non studio più, no? Mi voglio arrendere. Tanto non passerò mai l'esame. Significa, non voglio più studiare perché in ogni caso, anche se io studiassi tantissimo, comunque non supererei l'esame. C'è anche una canzone che mi piace molto che dice e stasera poi ti chiamo, tanto so che tu non rispondi. E significa stasera io ti chiamerò, anche se so benissimo che non c'è una soluzione perché tu non risponderai. E attenzione, provate a scrivere delle frasi con questo tanto, frasi che siano vere per voi e che pensate vi possano servire nelle conversazioni reali, perché solo così potete cominciare a usare sul serio tanto in questo modo molto informale. Io vi consiglio di iscrivervi all'Accademia di Lernamo. Tanto costa pochi euro al mese, ma i contenuti sono tantissimi. Per esempio,
ho proprio qui, appena stampato, il PDF di una lezione, perché ci sono PDF nella nostra accademia su qualsiasi argomento grammaticale, con esercizi, tabelle, spiegazioni. C'è tutta un'intera sezione di PDF che potete scaricare, così come c'è un'intera sezione di esercizi interattivi con le risposte e le spiegazioni immediate, le notizie settimanali che riassumiamo e vi spieghiamo parola per parola, storie, una serie di podcast sulla cultura italiana, un gruppo esclusivo Telegram dove ci sono anche io e una chat di intelligenza artificiale progettata per insegnare l'italiano, quindi il vostro insegnante di italiano disponibile 24 ore su 24 a cui potete fare qualsiasi domanda sia in forma scritta che in forma parlata. E poi, cliccando 2 volte su una qualsiasi parola, avrete la possibilità di leggerne la traduzione nella vostra lingua e salvarla nelle vostre flashcard personali, che potete anche generare dal nulla, a partire solo dall'argomento desiderato. E le potete ripassare quando volete. Un riassunto di quello che vi siete detti con il chatbot, tutti gli errori che avete commesso, potete iscrivervi visitando questo link che trovate anche in descrizione, lernamo.com/accademia. E adesso, prima di vedere l'esercizio, vi ricordo che se questo video vi è piaciuto, potete guardare quello sulle 50 o forse più frasi italiane quotidiane che noi madrelingua utilizziamo veramente ogni giorno e lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Adesso passiamo all'esercizio. Cosa rispondereste se io vi dicessi queste cose? Mi puoi prestare 10 euro? Il capo si è dimesso ieri. Com'era il film che hai guardato ieri? Mi dispiace, ma domani non posso aiutarti con il trasloco. Prima di vedere le risposte, vi ricordo che potete trovare la spiegazione scritta per l'argomento trattato in questo video sul nostro sito web lernamo.com. Nella sezione Lezioni trovate una barra di ricerca. Lì potete digitare le parole chiave di quello che vi serve dell'argomento che cercate e subito vi appariranno tutti gli articoli dedicati. Per ogni video lezione che pubblico su YouTube trovate un articolo sul nostro sito web tradotto in 2 lingue, con al termine dell'articolo gli esercizi interattivi con le risposte immediate e un podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete. Tutto gratis. Allora, vediamo un po' cosa direste in queste situazioni, considerando ovviamente le espressioni che abbiamo visto in questo video. Mi puoi prestare 10 euro? Cosa rispondereste? Certo. Come no? Ci mancherebbe. Il capo si è dimesso ieri. Come rispondereste? Ma dai! Ammazza! Com'era il film che hai guardato ieri? Una bomba. Oppure da paura. O se non volete esporvi troppo, mica male. Mi dispiace, ma domani non posso aiutarti col trasloco. Vabbè. Oh, pazienza. Avevate dato queste risposte? Fatemelo sapere nei commenti. E vi ricordo di utilizzare queste espressioni il più possibile nelle conversazioni con italiani per portare il vostro italiano a un livello più avanzato e naturale.
Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace che ci aiuta un sacco e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e non dimenticate anche di seguire l'Ernamo su tutti gli altri social per tutti i contenuti esclusivi che pubblichiamo lì. Con questo è tutto, io vi saluto, ma vi aspetto nel prossimo video, tra pochi giorni.